Ciao! In questo video scoprirai come vincere i tornei su IQ Option per avere un profitto di 3 volte superiore all'investimento iniziale. Vedrai più puntate per $5.000 e imparerai una strategia segreta che i russi utilizzano da qualche mese e che permette loro di vincere svariati tornei. Osservo da tempo i tornei IQ Option e ho notato che a molti di essi partecipano dei giocatori russi, la stragrande maggioranza dei quali riesce a vincere. Non riuscivo a capire. Perché proprio loro? Forse conoscevano un segreto. È venuto fuori che c'è un commerciante russo che ha ideato un modo molto semplice per vincere i tornei su IQ Option. È per questo che i russi hanno tendenzialmente la meglio su questo sito. Inoltre, si è scoperto che la strategia è molto semplice ed efficace, ed è molto facile vincere i premi. Innanzitutto ti darò qualche informazione supplementare. Per partecipare ad un torneo devi comprare dei dollari virtuali. In questo torneo $1.000 virtuali costano $40 reali. Inoltre puoi comprarne in aggiunta su Rebuy altri 1.000 ma non oltre 2.000. Cosa fanno i russi? Entrano nel torneo, comprano $2.000 e subito puntano all-in. Se perdono comprano in aggiunta, se vincono puntano di nuovo all-in fino a vincere i premi. E poi contano quanto hanno speso in rebuy e in quale posto devono essere per ottenere un profitto. Al che semplicemente si siedono ad aspettare la fine del torneo e guardano le loro posizioni. Ogni giorno ci sono 2 o 3 tornei. Oggi ti faccio vedere come ho ottenuto un profitto del 321% nel torneo Crazy March. Per passare ad un punto del video al piacimento, puoi usufruire dei timecode nella descrizione in basso, così puoi guardare i migliori momenti e le migliori puntate. I prezzi del rebuy possono variare e le quantità di denaro di torneo che vengono date sono assolutamente diverse. Nelle descrizioni del torneo possiamo leggere le varie condizioni. Ma in questo torneo compriamo $2.000 virtuali per 80. Come vedi, ne ho comprati per $320 e ho perso le prime 3 puntate, ma poi ho fatto una previsione giusta e ho vinto $3.720 di torneo. La mia previsione al momento non è del tutto chiara e ho deciso di metterci un po' di soldi in meno, ma i russi continuano a puntare all-in e con una tale strategia aggressiva salgono sulle varie posizioni. Ho aspettato il miglior momento di ingresso e ho puntato all-in. Dobbiamo essere consapevoli dei rischi e capire quanto siamo disposti a spendere per il rebuy e calcolare attentamente il nostro reddito e su quale posizione dovremmo arrivare per ottenere un profitto. Ho puntato l'importo rimasto nella direzione opposta creando un corridoio. Una puntata vinta, una persa. Così abbiamo sul conto 5.580. E qui arriviamo alla prima restrizione. Il massimo della puntata per l'intero torneo è di soli $5.000 virtuali. È possibile puntare più volte di fila 5.000, ma non è sempre conveniente. Lo dobbiamo ricordare e tenere sempre presente, 5.000 è la puntata massima. Qui abbiamo vinto 9.300 e ora ci troviamo sulla piazza d'onore. Siamo al 19° posto. Sono ormai $583, quindi abbiamo ripreso $360 di investimento. Non è il risultato migliore che possiamo ottenere, quindi conviene continuare a salire nella classifica. Analizziamo chiaramente la posizione degli avversari e facciamo esattamente le puntate che consentano di salire nella classifica e che in qualche modo ci possano aiutare. Abbiamo più tempo per l'analisi e conviene cercare il miglior punto di ingresso. Sono di solito alla ricerca di forti aumenti o cadute brusche, ma qui si possono applicare strategie diverse. Come si vede, non è davvero molto difficile ottenere il premio. È meglio partecipare alla fine del torneo in modo da poter controllare gli scontri, perché alla fine inizia una feroce lotta per la piazza d'onore. Abbiamo perso la puntata precedente, quindi uso la martingala offerta in modo da recuperare le mie perdite e faccio una puntata superiore a quella dell'ultima volta. L'avidità ha un effetto potente nei tornei. Ho visto un russo che aveva un bilancio solido ed era ben lontano dall'avversario, ma per ragioni sconosciute ha perso tutto il proprio banco alla fine del torneo.
Sul nostro conto abbiamo già 11.580 dollari virtuali. Aggiorniamo le statistiche, siamo già al 14° posto in classifica, non molto lontani dal 10°. Siamo in grado di calcolare approssimativamente quale puntata fare per arrivare al 10° posto. Occupiamo una buona posizione e abbiamo ancora 3 ore per salire più in alto in classifica. Nella descrizione sotto al video ho lasciato un link a questo torneo, così puoi accertarti che ho davvero partecipato. Guardando la classifica bisogna valutare con realismo le proprie possibilità. È difficile competere con il capo classifica, ma posso lottare per il 10° posto. Perché devo lottare con il leader e rischiare quello che già ho se posso consolidare e difendere le mie posizioni? Ora, sul nostro conto abbiamo 12.938 dollari. Senza alcun rischio di perdere la posizione, puntiamo 2.938 nella successiva scommessa. Siamo alla ricerca di un felice punto di ingresso. Ed ecco un ottimo esempio. Vediamo una caduta forte e puntiamo su. Nella maggior parte dei casi, quando si vede una forte oscillazione in qualunque direzione, ci sarà sempre un piccolo compenso e l'oscillazione dovrebbe diminuire e dovrebbe essere sufficiente per vincere la scommessa. Abbiamo già 15.446 dollari. Siamo all'8° posto nel torneo e ho totalizzato oltre il 400% di profitto. Sì, in questo torneo il buy-in è grande, ma anche i premi sono molto alti. Non ho mai partecipato a tornei simili. Si tratta di una pratica interessante, grazie alla quale i commercianti possono sfruttare un commercio aggressivo. Se sai dove si fanno tornei simili, scrivilo nei commenti. Facciamo ancora una piccola puntata prima della pausa, cerchiamo di consolidare la nostra attuale posizione. Prima della pausa abbiamo ancora 15.866 dollari in classifica, siamo all'8° posto e ci rimangono 3 ore e 35 minuti alla fine del torneo. Vedremo che cosa succede dopo la pausa. Allora, dopo la pausa vediamo che gli avversari non dormono per niente. Ed è tempo di riconquistare le posizioni. Facciamo delle puntate precise, seguiamo tutti i partecipanti con attenzione. Abbiamo vinto e ora dobbiamo fare una piccola puntata per poter superare lo spagnolo che si trova attualmente all'8° posto. L'ingresso non è stato molto buono, per cui dobbiamo fare una seconda puntata in modo da giocare con una minima perdita. Abbiamo bisogno di 65 dollari per superare lo spagnolo, non molto. Adesso facciamo una puntata maggiore. Abbiamo messo 110 dollari e il punto di ingresso risulta sbagliato. Facciamo una scommessa di assicurazione e quando ci rendiamo conto che bisogna agire facciamo l'ultima puntata, quella finale. Se la nostra offerta non ci consente di realizzare un profitto, dovremo utilizzare la martingala e aumentare la puntata di 2 volte e mezzo. I russi non si calmano e mi spostano dalla mia posizione. Devo fare ancora una puntata. Ci stiamo avvicinando sempre di più ai leader, però. Ma verso la fine del torneo inizierà uno scontro all'ultimo sangue e tutti inizieranno a spendere i propri banchi. Pertanto dobbiamo essere molto attenti ed accumulare il maggior banco possibile. E perdiamo una scommessa, come accade abbastanza spesso. Ora dobbiamo fare dei passi più decisi per rivincere la nostra posizione precedente. Ho fatto una pausa, aspettato fino a 3 minuti prima della fine del torneo e ora dobbiamo decidere su una grande puntata. Se vinciamo saliamo ad una posizione più alta e se perdiamo saremo ancora in profitto, in modo che il rischio sia assolutamente giustificato. Così ho puntato 5.000 dollari, l'adrenalina cresce a dismisura. Non vedo l'ora di sapere l'esito di questa opzione. Il punto d'ingresso non era il migliore, ma ci mancava il tempo. E poi sono davvero arrabbiato. Come ha potuto la curva andare verso il basso? Era così all'improvviso salire in alto. Per questo amo le opzioni binarie, ragazzi, questo lo devo veramente dire. Ora abbiamo sul conto 21.000 e siamo all'8° posto, ma alla fine del torneo rimane meno di un minuto. E non sono l'unico a puntare una somma molto grossa. Allora, vediamo un po' come andrà a finire. 5, 4, 3, 2, 1. È finito il torneo. Ora, dovremo aggiornare le statistiche per vedere le puntate di tutti gli altri giocatori.
Aggiorniamo ed ecco i risultati del torneo. $21.000 di torneo, 11° posto e premio di $1.025,35. Assolutamente niente male. Certamente il primo e il secondo posto sono sempre impressionanti, però devo dire che è comunque un obiettivo gratificante. Appositamente per i miei iscritti ho un regalo, un codice bonus del 28% nella descrizione, sempre in basso. Iscriviti, partecipa ai tornei, a tutti gli increduli lascio un link in descrizione con i risultati. Se ti è piaciuto il video metti un mi piace e iscriviti a questo canale, in modo tale da poterne vedere degli altri successivamente. Buona fortuna, spero che questo video ti sia stato d'aiuto, a presto!